Avete mai avuto a che fare con una persona passivo-aggressiva? Vediamo un piccolo esempio per capire di che si tratta. Carlo e Luna sono una coppia. Carlo decide di andare a bere una birra con gli amici un giovedì sera. Luna, che vorrebbe passare la sera con lui perché ha avuto una brutta giornata a lavoro, si arrabbia molto, ma non dice niente. Per giorni cova la sua rabbia, fingendo di stare bene, ma comunicando tutt'altro con il linguaggio del corpo. La domenica seguente, Carlo le chiede se vuole andare al parco con lui e lei rifiuta, vendicandosi in questo modo per l'uscita con gli amici del giovedì. Il problema è che difficilmente Carlo collegherà questa reazione alla sua uscita con gli amici. In questo modo, nella relazione si crea solo tanta confusione. Le persone sono passivo-aggressive quando usano un tipo di comunicazione che deve essere analizzata per capire che cosa significa. Si tratta di comportamenti generati dalla rabbia, che però non viene manifestata apertamente, ma in modo subdolo, passivo. Il risultato sono comportamenti poco chiari, che ci possono far sentire a disagio, ma che spesso non riusciamo a individuare. Per questo motivo, ecco qui una lista di 5 comportamenti passivo-aggressivi che potresti aver incontrato nel corso della tua vita. 1. Il trattamento del silenzio. Qualcuno ha mai smesso improvvisamente di parlarti o di rispondere ai tuoi messaggi? Magari avete avuto una discussione e anziché affrontare il problema utilizza questa tecnica per punirti e farti sentire in colpa. 2. Insulti sottili, anche detti frecciatine. In genere riconosciamo quando veniamo apertamente insultati, ma a volte può essere difficile riconoscere gli insulti di un passivo aggressivo. Il capo può reagire con eccessiva sorpresa al tuo lavoro, tanto da chiederti se in realtà non pensi che sia pessimo. Un insulto sottile può anche essere un riferimento nascosto ai tuoi punti deboli. Ad esempio, un collega potrebbe far spesso riferimento alla sua laurea come per sottolineare il suo valore rispetto a te. 3. Procrastinare di proposito. A volte le persone accettano di farti un favore, per poi non portarlo mai a termine. Il passivo aggressivo probabilmente sente di non doverti niente, a livello consapevole o inconsapevole, eppure accetta, per poi fartela pagare in modo passivo, dicendo lo faccio dopo, lo faccio domani, lo faccio tra 5 minuti e non facendolo mai. 4. Tengono il conto. Gli amici si aiutano a vicenda perché questa è l'amicizia, giusto? Beh, questo non vale per tutti. Le persone passivo-aggressive tengono il conto preciso di tutti i favori che fanno agli amici, per poi pretenderli indietro. Lo stesso vale per le mancanze. Non puoi andare al loro compleanno a causa di un imprevisto? È probabile che loro non verranno al tuo, in questo caso di proposito. 5. Contraddizioni tra ciò che dice e ciò che fa. La persona in questione potrebbe dire di stare bene, ma mostrare contemporaneamente segni di malessere e vittimismo, una smorfia del viso o qualsiasi altra cosa, che finiscono inevitabilmente per confondere l'interlocutore. La domanda è: perché le persone sono passivo-aggressive? Ci hanno insegnato che la rabbia non va mostrata, ma non è così. La rabbia conserva l'idea di qualcosa di negativo, così come altre emozioni negative, come la paura e la tristezza, tanto che ai bambini viene spesso insegnato che non si devono provare. La rabbia però esiste e non si volatilizza nel nulla, per questo motivo è importante esprimerla e migliorare sempre di più nel modo in cui lo facciamo. Ci sono 4 modi principali con cui le persone manifestano questa emozione: lo stile passivo, lo stile aggressivo, lo stile passivo-aggressivo e lo stile assertivo. Nello stile passivo la persona reprime la rabbia e cerca di nasconderla agli altri, finendo però per dirigerla verso se stessa. Chiede spesso scusa, anche quando non è necessario, prova disagio nel chiedere favori e non riesce mai a dire di no. Con questo stile comunicativo difficilmente si riesce a soddisfare i propri bisogni e i propri desideri. Stile aggressivo. Chi adotta un comportamento aggressivo riesce spesso a realizzare i suoi desideri, ma a spese degli altri. Tende a imporsi e non ammette quasi mai di avere torto.
Le sue esplosioni ripetute ne fanno una persona che finisce per essere evitata dagli altri e, dato il suo scarso successo sociale, una persona generalmente insoddisfatta di sé. Stile passivo-aggressivo. Mostra un'aggressività espressa in modo passivo e mette in atto i comportamenti visti in precedenza. Usa il silenzio punitivo, dice di stare bene ma si mostra imbronciato, utilizza insulti sottili, eccetera. Stile assertivo. È un comportamento basato sull'onesta espressione dei propri sentimenti, bisogni, preferenze, opinioni, pensieri e critiche. Questo in modo socialmente adeguato, senza prevaricare l'altro e senza sentirsi in colpa. La persona assertiva agisce per ottenere ciò che desidera e che ritiene opportuno per sé, pur rispettando i diritti degli altri e non necessariamente anche i loro desideri. Molti di noi sono passivo-aggressivi a volte. Il problema è quando questa modalità di comunicazione è l'unica che conosciamo. L'assertività è un'abilità che deve essere imparata e più la mettiamo in pratica, più saremo bravi a padroneggiarla. In un prossimo video parlerò nel dettaglio dell'assertività e degli esercizi per migliorare sempre di più in questa abilità così tanto utile. Io ti ringrazio tantissimo per aver seguito il video fino a qui. Se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di mettere un bel mi piace e di iscriverti al canale. Io ti saluto e ti auguro una giornata meravigliosa. Ciao!